Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Nicola Bianchi e questo è il mio canale di Street Photography e oggi voglio parlarvi di quelle che dopo tantissimo tempo ancora sono le mie due lenti preferite. La prima è il 35 mm 1.4 e ragazzi, questa lente è fantastica perché è piccola, veramente molto piccola, e ha tantissimo carattere. Quando faccio una foto col 35 1.4 non so spiegare il perché, ma si vede che è fatta col 35 1.4. Ha un bokeh secondo me super riconoscibile e in generale renderizza l'immagine in un modo molto riconoscibile. L'altra è il 23 1.4, altra lente incredibile soprattutto per il contrasto. Io ho sia il 23 f2 che il 23 1.4 e ragazzi il 23 1.4 non si sa come ha un contrasto stupendo, cioè le immagini sono diverse, soprattutto me ne rendevo conto quando scattavo molto di più in bianco e nero. Col 23 1.4 già senza post produzione, quando guardavo le immagini sul dorso della mia X Pro 2 erano veramente molto più belle e so che sembra incredibile, ma la lente fa davvero tantissima differenza in queste cose. Uno dei motivi per cui sto facendo questo video è perché la scorsa settimana Fuji ha lanciato il nuovo, non è proprio un 35, è 33 mm 1.4, questa volta VR, finalmente direi, e il nuovo 23 1.4. Sicuramente questo è un upgrade che è giusto, era forse ora che arrivasse perché queste due lenti hanno 10 anni. Non sono sicuro del 23, ma di sicuro il 35 mm 1.4 ha 10 anni. E so già quello che state per dire, la loro fama la conosciamo benissimo, le lenti che vi ho appena fatto vedere hanno un sistema di messa a fuoco più vecchio, che appunto ha 10 anni, quindi più lento. La verità è che io personalmente ci faccio street photography, ma ci lavoro anche. Mi capita spessissimo di usarle quando lavoro per la ritrattistica o per dei clienti lato moda. E questo autofocus non mi ha mai creato alcun tipo di problema. Forse un autofocus più veloce potrebbe servirvi solo se scattate fotografia sportiva o se fate video. Sì, se fate video queste due lenti sono completamente inutilizzabili e vi consiglio il 35 o il 23 f2 che ho praticamente preso apposta per i video, oppure la nuova linea 1.4. Ma ragazzi, a meno che non facciate video, avere la messa a fuoco lineare secondo me, e sto per dire una cosa estrema, non serve a niente. E lo dico mentre mi sto facendo riprendere da un 16-55 2.8 che ha la messa a fuoco lineare, perché veramente lato fotografia l'autofocus è un po' più veloce, è un po' più preciso, non fa il cosiddetto ghosting, che sarebbe quando voi cercate di mettere a fuoco e la macchina non riesce a capire qual è il fuoco e quindi va avanti, indietro, perché rimane indecisa su quale sia effettivamente il punto corretto da mettere a fuoco. Il vecchio 35 1.4 e il vecchio 23 1.4 hanno un po' di ghosting, ma se utilizzate la giusta modalità di messa a fuoco anche quando fate street non avrete nessun tipo di problema. Restano delle lenti incredibili. L'unica cosa che un po' mi dispiace è che queste due lenti non hanno il weather sealing. Chiaramente il modello nuovo appena uscito ce l'ha e il weather sealing è comodo. Eh sì, quando piove prendo sempre il 23 o il 35 f2 perché non vale la pena portarle sotto la pioggia. Rischiate di rovinare sia la lente che il corpo macchina. Ma soprattutto c'è un altro fattore in cui queste due lenti stravincono. Queste lenti, soprattutto il 35, sono piccole, abbastanza vicine alla linea VR-F2. Cioè ragazzi, guardate, sono quasi identiche. Se smontate il paraluce del 35 1.4 è praticamente grande come il 35 f2. Quindi veramente l'unica differenza è il weather sealing e la messa a fuoco un pochino più lenta. I due nuovi modelli 1.4 invece sono enormi, sono tipo grandi il doppio di queste. Insomma, secondo me questo era un aggiornamento dovuto perché queste lenti hanno ormai 10 anni, però effettivamente se mi chiedete se valga la pena upgradarle o meno, dipende. Se girate video e effettivamente vi serve avere l'F1.4 e una messa a fuoco più veloce, o se vi piace davvero tanto uscire sotto la pioggia e volete l'F1.4 non vi basta l'F2 VR, allora sì, in questi casi molto specifici potrebbe valerne la pena. In tutti gli altri no. Io continuo a preferire il mio 35 1.4 vecchio modello e il mio 23 1.4 vecchio modello. Bene, per questo video è tutto, spero che vi torni utile, soprattutto se state decidendo quale tra i tanti 35 o 23 mm Fuji prendere. E in ogni caso ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale. E ci vediamo nel prossimo video.